Ciao a tutti! Oggi vi parlo del teorema del resto e del teorema di Ruffini e poi svolgo alcuni esercizi a partire dal minuto 3,47. Partiamo con il teorema del resto. Questo teorema asserisce che il resto della divisione tra un polinomio p di x e un binomio x meno c è il valore che il polinomio assume quando x è uguale a c. Dividiamo p di x per x meno c e otteniamo un quoziente q di x e un resto r uguale al valore del polinomio calcolato quando x è uguale a c, che chiameremo p di c. Supponiamo, per esempio, che p di x sia 2x alla terza più x alla seconda meno 3 e che x meno c sia uguale a x meno 2. Calcoliamo p di 2. P di 2 è uguale a 2 per 2 alla terza più 2 alla seconda meno 3, che fa 16, più 4 meno 3, che fa 17. Ora dividiamo 2x alla terza più x alla seconda meno 3 per x meno 2 attraverso la regola di Ruffini. Quindi costruiamo la tabella, mettiamo i coefficienti, il coefficiente di x alla terza è 2, il coefficiente di x alla seconda è 1, nel polinomio manca il termine di primo grado, cioè il termine in x, e quindi come coefficiente scriviamo 0, e poi abbiamo il termine noto, che è meno 3. Qui scriviamo 2, perché il binomio è x meno 2. Ora abbassiamo il 2, 2 per 2 fa 4 e lo scriviamo qui, 1 più 4 5, 5 per 2 10, 0 più 10 10, 10 per 2 20, meno 3 più 20 17. Quindi il resto della divisione è 17. Concludiamo che il resto della divisione è 17, che è uguale a p di 2. Tutto ciò si spiega perché, per definizione di divisione, p di x, che è il dividendo, è uguale a x meno c, che è il divisore, per il quoziente q di x più il resto. Sostituiamo c al posto di x e otteniamo che p di c è uguale a c meno c per q di c più il resto. Ma c meno c fa 0 e quindi anche c meno c per q di c è 0, per cui otteniamo che p di c è uguale al resto. Il teorema del resto quindi ci permette di stabilire se il polinomio p di x è divisibile per x meno c senza fare la divisione, ma soltanto calcolando il valore di p di c. E nel caso questo valore sia 0, allora la divisione ha resto 0, perciò il polinomio è divisibile per x meno c. Ora posso introdurre il teorema di Ruffini. Il teorema di Ruffini ci dice che il polinomio p di x è divisibile per il binomio x meno c se e solo se p di c è uguale a 0, cioè se c è una radice del polinomio. Vediamo la dimostrazione. Se il polinomio è divisibile per x meno c, allora il resto della divisione è nullo, quindi per il teorema del resto si ha che p di c è uguale a 0. Viceversa, se p di c è uguale a 0, allora anche il resto è uguale a 0 per il teorema del resto, quindi p di x, cioè il polinomio, è divisibile per x meno c. Il teorema di Ruffini è importante perché aiuta a scomporre un polinomio quando non è possibile applicare altre tecniche, quali per esempio quelle del raccoglimento totale a fattor comune o del raccoglimento parziale, quelle che si basano sull'uso dei prodotti notevoli, trinomio notevole, eccetera. Ora vediamo un esempio di applicazione del teorema di Ruffini e scomponiamo un polinomio di terzo grado. Il polinomio è x alla terza meno 4x alla seconda più x più 6. Notiamo che non è possibile fare un raccoglimento totale o un raccoglimento parziale a fattor comune. Né il polinomio è lo sviluppo del cubo di un binomio, quindi proviamo ad applicare il teorema di Ruffini per scomporlo. Per prima cosa cerchiamo le radici intere del polinomio tra i divisori del termine noto. I divisori sono più e meno 1, più e meno 2, più e meno 3, più e meno 6. Controllo se 1 è una radice, quindi calcolo p di 1, che è 1 alla terza meno 4 per 1 alla seconda più 1 più 6, cioè 1 meno 4 più 1 più 6, che fa 4, che è diverso da 0, quindi 1 non è radice. Allora calcolo p di meno 1, che diventa meno 1 alla terza meno 4 per meno 1 alla seconda meno 1 più 6, cioè meno 1 meno 4 meno 1 più 6, che fa 0. Quindi meno 1 è radice, perciò p di x è divisibile per x meno meno 1, cioè per x più 1. Tramite la regola di Ruffini divido il polinomio per x più 1. Scrivo in riga i coefficienti del polinomio. In basso a sinistra scrivo la radice, cioè meno 1.
Ora abbasso 1, moltiplico 1 per meno 1, meno 4 meno 1 fa meno 5 per meno 1 fa 5, 1 più 5 fa 6, 6 per meno 1 fa meno 6, che sommato a 6 dà 0. Quindi il resto della divisione è 0, ovviamente come ci aspettavamo, essendo il polinomio divisibile per il teorema di Ruffini. Il polinomio è scomponibile nel prodotto del quoziente per il divisore. Il quoziente sarà 1 per x alla seconda meno 5x più 6, che moltiplica il divisore x più 1. Ora, x alla seconda meno 5x più 6 è un trinomio notevole, quindi possiamo scomporlo trovando quei due numeri che diano come prodotto 6 e come somma meno 5, e quei due numeri sono meno 2 e meno 3. Quindi possiamo dire che il nostro polinomio di partenza di terzo grado è scomponibile nel prodotto di questi tre binomi, x-2 per x-3 per x più 1. Facciamo un secondo esercizio. Abbiamo questo polinomio 6x alla seconda più 7ax meno 3a alla seconda. Vogliamo scomporlo utilizzando il teorema di Ruffini, quindi per prima cosa dobbiamo trovare le eventuali radici del polinomio. Cerchiamo le radici tra i divisori del termine noto, quindi tra i divisori di meno 3a alla seconda. I possibili divisori sono tutti questi. Ho escluso più o meno 1, più o meno 3, più o meno a alla seconda, più o meno 3a alla seconda, perché andando a sostituire uno di questi nel polinomio al posto di x, ci accorgiamo che otteniamo la somma algebrica di tre monomi non simili tra di loro, che non si possono quindi sommare e quindi non si può ottenere 0, per cui questi non possono essere radici del polinomio e li ho esclusi. Poi sono andata a sostituire più a meno a più 3a meno 3a al posto della x dentro il polinomio e ho trovato questi valori, ciascuno di questi valori è diverso da 0. Quindi anche queste non sono radici del polinomio e le possiamo escludere. Allora ho cercato le radici del polinomio tra i divisori che al numeratore hanno un divisore del termine noto e al denominatore hanno un divisore del coefficiente del termine di grado massimo. Possibili divisori sono tutti questi. Con una certa pazienza ho iniziato a sostituire ciascun valore nel polinomio. Vedete, il polinomio per x uguale ad a mezzi dà 2a alla seconda, quindi a mezzi non è radice, analogamente meno a mezzi non è radice. Sostituendo meno 3 mezzi a mi sono accorta che il polinomio si annulla, quindi finalmente abbiamo individuato la radice che è meno 3 mezzi a. A questo punto possiamo fare la divisione tra il polinomio e x meno la radice, quindi x meno 3 mezzi a, cioè x più 3 mezzi a. Faccio la divisione utilizzando la regola di Ruffini. Quindi scrivo in riga i coefficienti del polinomio, che sono 6, 7a e meno 3a alla seconda. Poi in basso a sinistra scrivo la radice, cioè meno 3 mezzi a. Svolgo la regola di Ruffini e trovo che il resto è 0, cosa che mi aspettavo dato che il polinomio per il teorema di Ruffini è divisibile per x più 3 mezzi a. A questo punto posso riscrivere il polinomio come il prodotto del binomio x più 3 mezzi a per 6x meno 2a. Ho fatto un ulteriore passaggio, ho raccolto 2 da questo binomio e ottengo 2 che moltiplica 3x meno a. E poi questo 2 l'ho moltiplicato per x più 3 mezzi a. E quindi otteniamo infine 3x meno a per 2x più 3a. E questa è la scomposizione del polinomio. Alla prossima!